Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi voglio affrontare questo argomento, siccome molte di voi mi scrivete che si ha un po' paura del giudizio del datore di lavoro, un po' paura del giudizio dei colleghi, un po' paura del giudizio dei figli e del compagno, della persona che amate, paura del giudizio degli altri. Allora, facciamo questo breve podcast per sancire, per mettere un punto a capo e superare questa paura del giudizio del giudizio degli altri. Allora, si ha paura del giudizio degli altri quando abbiamo dei modelli di riferimento ai quali assomigliare. Ok? Se ci fate caso, no? Perché avete paura del giudizio degli altri? Perché secondo voi, inconsciamente magari, non siete conformi a dei modelli di riferimento. Quindi, ma tu, non devi assomigliare a nessun modello. Tu devi essere totalmente te stessa. Gli altri ti giudicano tanto più quanto tu sei vicina a dimostrare la tua vera natura. Perché mostrando la tua vera natura, cioè vivendo in accordo con quello che tu sei veramente, allora mostri agli altri la loro incapacità di fare altrettanto. Quindi quanto più tu sei vicina alla tua natura, tu metti gli altri di fronte alla loro capacità di non riuscire a fare, di non riuscire ad essere la loro natura. E quindi quando gli altri ti giudicano, con il loro giudizio vorrebbero fermarti in qualche modo, va bene? Cioè, come se come se volessero dirti, ma no, ma cerca di assomigliare a un modello sociale, cerca di essere come tutti gli altri. Perché devi essere unico? Mi spiego? Cioè tu nel giudizio degli altri devi vedere che l'altro ti sta dicendo perché devi essere unico, conformati a tutti gli altri. Mi spiego? Cioè quando gli altri ti giudicano, implicitamente vogliono dirti proprio questo, ossia che devi rientrare in uno schema. Ti stanno dicendo cerca di non essere te stesso. Ecco perché devi proprio fregartene, mi spiego? Cioè tu devi stare in una condizione di estasi e di entusiasmo costante. Questo per essere in accordo con la tua vera natura. Quindi quando tu sei in uno stato di estasi e di entusiasmo totale, il giudizio degli altri, ma manco ti interessa più se vivi in questo modo. E quindi quando vivete in questo modo, allora sì, aspettatevi un enorme successo. In qualsiasi campo dove stai operando, aspettati un grande successo. E poi sai che succede? Perché avrai successo? Perché vedrai che a un certo punto gli altri non ti giudicheranno più. E questo te lo dico per esperienza. Mi è successo quando ho iniziato a fare la mia attività di naturopata, anziché fare il magistrato o l'ambasciatore come voleva la mia famiglia, avendo una laurea in scienze politiche, prima ho fatto la cantante, poi ho portato la mia conoscenza attraverso l'arte dei tarocchi. E quindi potete immaginare quanto giudizio c'era nei miei confronti da parte della mia famiglia, ma anche delle persone che mi circondavano. Infatti io non l'ho detto a nessuno, la maggior parte dei miei parenti non lo sanno ancora, il mio lavoro. Cioè, nel senso, non è importante non dirlo. Cioè, quindi il coraggio di essere chi sei, anche se all'inizio stai là che combatti, ma è più forte di te, è troppo bello essere quello che sei. E come vi dico sempre, la vita e l'amore è lotta la vita.
Ma lotta su cosa? Lotta sulle resistenze che abbiamo al darci alla nostra natura. Lotta alle resistenze che abbiamo nel darci all'amore. Darti alla tua natura significa amarti. E quindi le persone non giudicano più chi ha successo vero, anzi lo emulano, lo ammirano. Quindi i due passi principali sono proprio questo. Prima di tutto non devi emulare o imitare chi ha successo, perché altrimenti finisci per somigliargli e giudicherai te stessa tutte le volte in cui non ci riesci a somigliare a quel modello che ti sei prefissa. Cerca invece di risvegliare in te quella vera natura che è unica, irripetibile. Trova ciò che sei e mostralo. Secondo punto, fregatene del giudizio degli altri, mentre risvegli la tua natura vera e ti sperimenti in quello che ti piace. Allora, sai che succede? Le persone ti eleggeranno al loro modello e cercheranno di imitarti. E per te sarà bellissimo, perché sarai libero di essere ciò che sei, che vivi in piena libertà con la tua natura. E quindi qua ci stiamo veramente rieducando alla bellezza, alla prosperità, abbattendo il luogo comune, abbattendo questi stereotipi di riferimento a cui la società ci induce, il sistema moralistico, il sistema. Devi conformarti a questo schema, a questo schema, a questo schema, per essere cosa? Per essere prevedibile, misurabile e governabile, per essere al servizio del sistema. E qui noi stiamo a ribaltare i valori, ribaltare quello che ci hanno educastrato a credere, perché il sistema, come il tuo sistema di credenze, la tua mente razionale, non vuole il tuo bene, vuole controllarti. Invece la tua natura vuole amarti. Detto questo, ragazzi miei ragazzi, con questo brevissimo podcast io concludo qui. Vi abbraccio tutte e tutti, le mie donne, i miei uomini selvaggi. Noi ci sentiamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!